Buongiorno amici del canale. Ciao! Ho chiamato oggi Alex perché ho ingabbiato lui ed Alessandra per un progetto fighissimo a cui io sto pensando da un po'. Veramente non mi prendo tanti meriti perché non ci ho pensato io, ma in realtà mia sorella. Mia sorella è la caposala, ovvero l'organizzatrice di un reparto di geriatria dell'ospedale qua di Quarnier. E è da un po', è da più di un anno che mi dice: Lisa, dovremmo fare qualcosa di carino, di bello, dove si va a rendere più bello, arioso, più solare il mio reparto, perché purtroppo negli ospedali le persone stanno male e quando ci sono queste pareti comunque cupe, semplicemente colorate da colori tenui, non è che proprio sia così allegro, no? E per loro che tutti i giorni comunque ci lavorano non è bello. E grazie alla sua direttrice di struttura, la dottoressa Gobbi, abbiamo deciso di mettere su questo bellissimo progetto. Questo attacco d'arte. Sì, anche perché è un progetto che iniziamo noi, ma poi chi lo sa che altri ospedali in futuro non facciano la stessa cosa. Ovviamente non avranno Alex, Alessandra, Elisa e Emma, certo, questo sarà speciale. Speriamo però, perché è un bel progetto. È un bel progetto soprattutto perché nel reparto di geriatria a cui stiamo appunto facendo questo progetto ci sono delle persone che spesso hanno delle problematiche per un deterioramento cognitivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che fanno fatica a volte a riconoscere gli ambienti, gli spazi, perché sono abituati alla loro casa, alle loro comodità, alle loro abitudini. Nel momento in cui noi li portiamo in un ambiente che per loro è sconosciuto, fanno difficoltà ad ambientarsi. Quindi abbiamo deciso di creare 9 dipinti, che sono 9 progetti differenti. Guardate la mia faccia. Non se li fa tutti e 9 lui, anzi si sono un po' divisi la difficoltà tra lui ed Alessandra. Raffigureremo quindi 9 monumenti differenti su questi pannelli che sono apposta 30x60 perché devono stare in un certo posto delle porte delle stanze che raffigurano appunto questi monumenti che sono europei e non. Hanno fatto un po' i furbi perché si sono scelti quelli che preferivano tra di loro, però è giusto così. No, dai, ce li siamo divisi bene. Abbiamo parlato prima, ci siamo divisi in modo tale che io voglio quello, tu vuoi questo, tu beccati quello, io becco la maestra d'ombre ha anche preso quelli che poi aveva scelto lei. Questi monumenti sono stati scelti non da me, ma appunto dalla dottoressa Claudia Donatella, mia sorella, e sono state loro a scegliere questo soggetto. Quindi non è farina del mio sacco, io mi sono completamente resa disponibile a realizzare questo progetto perché mi fa molto piacere e hanno preferito appunto monumenti delle capitali perché sono riconoscibili e quindi anche più facili da ricordare. È una commissione in stile Magic Paint proprio illustrativa, quindi è una cosa fantastica. Allora, oggi Alex vi farà vedere il procedimento per realizzare un dipinto di questo genere, quindi dove c'è un'illustrazione reale, perché non sono cose di fantasia, non è un volto di fantasia come spesso potete vedere da Alex, quindi sono monumenti che tutti conoscono ed è più difficile, perché è più difficile essere congrui a una cosa che tutti conoscono rispetto a un volto inventato, ok? E vi farà vedere dalla A alla Z come si crea un dipinto su, noi abbiamo scelto una tavoletta di multistrato semplicissima, spessore mezzo centimetro. Quindi non perdete nessun passaggio, lui ne realizza 5, ve ne farà vedere 5, ma vi fa vedere nel dettaglio solo 2 soggetti, se no stiamo qua. Sono 2 stili differenti, così vediamo praticamente 3 fatti con uno stile e 2 fatti con un altro, così anche a casa le nostre persone possono magari provare a rifarlo. Quindi uniamo l'utilità di questo progetto, la bellezza di questo progetto anche perché comunque arrediamo tutto il reparto, mia sorella sarà contenta e mi vorrà più bene, adesso scherzi a parte, è un progetto che secondo me farà la differenza. Sì. Partiamo? Vai. Partiamo. Allora, siamo partiti prendendo i soggetti che hanno scelto la dottoressa Claudia e Donatella per realizzare questo progetto. Abbiamo già le tavolette colorate con una mano a rullo di clear sand. Ti va bene? Perfetto. Non ho scelto soffio perché sai che io non sono da biancottico. Ma poi anche il soffio lo usiamo alla fine meglio, avere un colore un po' bruciato. Perché hai le luci. Chiaro però bruciato. Allora, abbiamo già preso questi fogli che tu ti sei stampato e dove sei venuto qua con tutti i fogli collegati. Sì. Perché non ti fidavi di me? Mi ha un po' aiutato Emma, però facciamo finta di niente, dai. È sempre meglio Emma di me. No, non è vero.
scherzi a parte, lui è arrivato questa mattina presto, ha iniziato a fare questa cosa, che spieghi tu meglio di me. Questo è quello che noi vediamo sempre nei video. Praticamente questa è la grafite dietro, oppure potete prendere dei fogli di carta grafite. Perché non ho usato i fogli di carta grafite? Perché ce li siamo dimenticati. Quindi ricordate sempre che come nei tutorial Alex insegna, questa cosa si può fare con la carta grafite mettendola qui e disegnando sulla tavoletta, oppure con la minona grossa, così fate meno fatica. Lui ha preso una matita dei miei figli e l'ha fatta così. Perché oggi Comunque, è così. perché hai fatto questa sagoma senza motivo? Cioè, perché? Perché ho fatto solo la parte più importante della parte davanti, faccio il Che? reveal, giro. Gira. Ta-da! Ta-da! Quindi lui ha fatto semplicemente ha passato la mina su tutto il foglio della sagoma che poi va a specchiare sulla tavoletta. Sulle nuvole era comunque una cosa in più, quindi l'abbiamo fatto solo sul dettaglio principale che mi serviva per poi riportarlo sul legno. Ok, capito ragazzi, quindi in questo momento questa mina che lui ha attaccato su questo foglio è semplicemente il mezzo per trasferire i dettagli sulla tavoletta. È una cosa molto semplice, non vi andate a fare tanti Una linea ragionamenti. guida, come faccio sempre nei miei corsi. Ok, l'abbiamo fatto per questi due progetti che andiamo a vedere, che sono la Torre di Pisa e la Statua della Libertà. Abbiamo scelto una cosa italiana per essere patriottici e una cosa americana. Così, magari, Ok, come simpatici. vero? Giusto? Perché comunque guarda che il video è anche tradotto in inglese, quindi lo guardano anche in America, in Inghilterra, in Spagna, bla 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 bla. Quindi dettiamo anche mode per fare queste cose all'estero. Vedi tu. Dici? Allora, io adesso mi assento un attimo perché non voglio rubare la scena ad Alex, come potrei, non si può, è impossibile. Ma smetti. E tu però ricordati che loro sono abituati che nei tutorial io dico tutto, anche perché impugno il pennello in quel modo e perché prendo la penna e non la matita e perché faccio, quindi devi essere logorroico come me. Quindi facciamo proprio un corso, queste persone avranno la possibilità di avere un corso gratuito a casa. Sì, però diciamoci la verità, io ho già visto te che lavori, non mi sono ancora messa a farlo, quindi il corso non basta mai, cioè Grazie. bisogna farlo dal vivo che è sempre meglio. Vi lascio con Alex e vado a fare un'altra cosa. Allora, queste tavolette sono un multistrato, quello da un 4 mm, sono in legno. La prima mano è Magic Paint perché così il colore riesce poi a fissarsi e riesco anche a dipingere molto bene solo sul legno, è un po' più complicato. Questi fogli invece sono stati già fatti con un programma di grafica, potete andare al vostro fotografo e farvelo fare a misura, e sono già stati messi in stampa, divisi ovviamente su 3 fogli a 3, della misura del mio compensato, quindi sono 30 x 60. Ovvio, adesso io questo lo posiziono su, vado a metterlo così, vado a dare un po' di spazio, lo mantengo qui, con un po' di scotch di carta fisso e passo con la biro tutta la parte sulla fotocopia. La cosa bella è che se voi avete già un bel disegno ed è fatto bene, ed è già a misura di quello che vi serve, potete prendere delle linee principali e potete far sì che quello che voi vedete sopra viene poi riportato sotto, proprio perché dietro c'è la grafite oppure il foglio di carta grafite. Cominciamo. Taglio la parte sotto perché così riesco a fissare con lo scotch. Eccolo qui. Allora, il foglio deve essere sempre molto fermo, anche con le immagini che vi piacciono e volete riportare. Qua adesso mi do una regola che è più o meno 1,5 cm, 2 nella parte sopra, perché così tengo il titolo e avrà la sua importanza. In questo modo il foglio non si muove. Faccio questo movimento così almeno riesco a mantenerlo fermo e metto un altro pezzettino di scotch. Ok. L'altro passaggio importante è fare una prova se effettivamente la mia grafite dietro funziona, il mio foglio grafite funziona. Quindi parto da questa parte qui, il movimento da fare è un po' avanti e indietro, come quando chiama quella vecchia zia al telefono che non volete parlargli insieme e cominciate a fare i vostri disegnini. Questo è quello che spiego sempre ai corsi. Mettete qua e ripassate praticamente i contorni della vostra, in questo caso la lettera, giro, vedete? La parte rimane esattamente qui. Non è perfetto, ma è una base ed è quello che mi serve per poi dipingere e fare quello che è. Ora mi metterò qui e ripasserò tutto completamente il disegno. Cercherò di prendere tutti i dettagli principali, cercando di dividerlo in linee. E voi mi direte, ma è molto complicato questo disegno, ci sono tutte le parti degli alberi. Tante cose le andiamo a riprendere a livello di linea, tante cose andremo a riprenderle a livello proprio di segno del pennello. Quindi, se vi ricordate il video delle ortensie, faremo molti passaggi legati proprio alla pennellata che mi andranno a simulare delle foglie, le nuvole e vi spiegherò tutte le varie tecniche. Quindi
Prendete appunti. Adesso solleviamo, direi che ci siamo, è quello che mi serve. Tolgo il foglio che mi servirà poi per dipingere e vedere tutti i vari colori. Se vedete ci sono le linee del mio disegno e anche della scritta. Adesso abbiamo passato la grafite sul supporto. Teniamo la nostra fotocopia qua perché ci serve per ricopiare i colori, le ombre, le linee. Sono andato a prendere un po' di colore di questo Nuit Parisien, che è un colore della gamma Magic Paint, è il colore più scuro che c'è, però è molto bello perché rimane bruciato, rimane molto caldo. L'ho, vedete, messo in un bicchierino con un po' d'acqua e questo modo serve per fare delle linee molto lunghe senza far sì che il colore si rompa. Adesso vi faccio vedere. Prendo il colore, puccio il pennello che è quello della linea che ha fatto posa per me Elisa, quelli col manico nero, e vado a creare delle linee tenendo però la pelle attaccata al supporto. Quindi in questo modo, sfregando e cercando di tirare indietro con il gomito, riesco a ottenere delle linee che sono sempre molto dritte. In genere l'errore che si fa sempre quando si fa una cosa del genere è utilizzare il polso in questa maniera. Il polso in questa maniera va a creare delle linee un po' che si rompono, che sono un po', diciamo, non belle. Invece così vi ho già dato un super consiglio, che è quello di portare la linea sempre dall'alto verso il basso e di creare una continuità. Per questo tipo di tecnica userò un effetto molto acquarellato, quindi queste linee si vedranno e saranno la mia costruzione, un po' come se fosse una linea matita ma ferma, che non va a rovinarsi e non va a perdersi con l'acqua e utilizzando gli altri colori. Tutti i colori Magic Paint, una volta messi sul supporto, utilizzati per la pittura o per l'illustrazione, non vanno più a mischiarsi con l'acqua, quindi bisogna sempre pensarci prima a fare i vari punti dove l'acqua va a rompersi oppure dove va a essere sfumato. Una volta asciutto siamo sicuri che non viene più via ed è una cosa molto positiva perché riusciamo, vedete, a ottenere queste linee anche veloci che sembrano quasi fatte a matita, e utilizzando però una punta di questo tipo con un buon pennello, una buona setola, riusciamo a ottenere questi effetti che sembra davvero quasi come se fosse calligrafico, non sembra quasi colore pennello. Adesso abbiamo fatto queste linee così che sembrano quasi china. Prendo uno spruzzino, spruzzo tutta la parte che ormai è bella asciutta, anche con l'acqua questa parte qua non si rovinerà. Questa superficie adesso è tutta molto bagnata, perfetto. Con il colore vado a creare delle zone come nella mia immagine principale. Per questa operazione utilizzerò Vivre la Mer, torta di zucca, vintage, Venere, pepper blu e infine soffio, che è il bianco puro di Magic Paint. Quindi prendo semplicemente un po' del mio colore e vado a portarlo in giro così. Uso anche l'acqua per aiutarmi e portarlo come se fosse davvero una macchia d'acquarello. Ricordatevi solo che il colore, essendo estremamente pigmentato, ce ne va davvero poco, quindi dovete fare in modo che il colore sia sempre steso bene già su una superficie acquosa. Se volete ottenere queste macchie qua d'acquarello, in più con questo movimento potete anche creare degli effetti picchiettando. Quindi una volta asciutto sembrerà davvero una vera carta acquarellata e martellata. Prendo un pennello grande per fare questo lavoro perché mi serve distribuirlo in maniera non omogenea, quindi devo creare delle macchie con più pigmento e delle macchie con meno pigmento. Vado sempre a vedere sulla mia fotocopia, perché è l'immagine principale, più o meno dove c'è la percentuale di pigmento, quindi copio più o meno quelle zone e le traduco in macchie. Quindi porto in giro questo colore, vedete, così in maniera un po' veloce, senza continuare a strofinare nello stesso punto, perché poi quello è un po' un problema che succede sempre nei corsi e il colore va a depositarsi in maniera omogenea, invece devo proprio creare queste macchie così. Prendo un po' di Venere, che è questo grigio rosato, lo uso per crearmi questa parte qua dove ci sono le nuvole che tendono leggermente al rosa, quindi semplicemente vado a creare delle zone
proprio così, senza impazzire troppo, dove questo colore mi va a creare uno sfondo sempre così acquarellato. Allora il pennello, se io lo asciugo, tanto stiamo lavorando con l'acqua, diventa poi un cancellino, quindi mi serve per togliere eventuali eccessi di colore in una zona dove non mi serve. Ricordatevi sempre che lo stesso colore del cielo e di altre cose va a essere riflesso su ogni superficie, quindi ne porto leggermente un po' di qua, un po' di là, anche sulla mia struttura. Poco, ma ci sarà. Anche per il mio Venere, che è questo colore qua, andrà a essere messo nella parte di qui. Quindi leggermente vado a riempire la parte sinistra. Adesso asciugo con il foam. Adesso bagno il pennello nell'acqua, prendo un po' di colore, ricordatevi sempre che se avete il piattino così io spruzzo un po' d'acqua per evitare che il colore si secchi e poi riempio con un pennello a punta il mio disegno. Vado a creare praticamente una base sempre molto ricca d'acqua, quindi una base praticamente trasparente, però sempre del colore che mi serve. Con la punta del pennello vado fino negli angoli, cerco di andare praticamente ovunque. Questo mi serve per creare la prima base su cui io andrò a fare tutte le varie sfumature. Adesso prendo sempre il vintage, che è questo marrone molto bello, e vado a riempire la parte sotto. Non la vado a riempire con la stessa tonalità di vintage ovunque, perché sì che mi serve colorarlo, ma la parte di sinistra del mio disegno sarà un po' più chiaro, quindi per dare già profondità colorerò con il vintage questa parte qui e la parte invece di qua sarà un po' più chiara, sempre magari con lo stesso colore. Lo sporcherò un pochettino con Venere. Le pennellate sono sempre circolari perché permettono al colore di creare proprio questi cerchiolini come se fosse una vera e propria carta acquarello. Se io avessi solo un movimento verticale o orizzontale, andrei a creare dei graffi sulla superficie con il colore e rimarrebbe brutto e non omogeneo. In più, se il colore sotto va a sporcare il colore sopra, rimane molto bello, non vi preoccupate. Il pennello così, usato in questa maniera, mi va a creare anche un deposito di colore che simula già un tratto diverso da prima, quindi è come se fossero foglie. Lo uso come se fosse un po' spugnato, un po' che schiaccia la superficie in questa maniera. Anche con l'acqua. Ok. Ne metto un po' anche lì perché c'è qualche foglia lì e sono a posto. Adesso il trucco è scaricare il pennello, lasciarlo molto bagnato e lo stesso colore sicuramente sarà riflesso sulla statua, quindi riportarlo un pochettino anche in queste zone qui. Questo creerà molta uniformità e darà una spinta in più alla vostra illustrazione, anche e soprattutto in queste parti qua, dove avete un altro colore e vi sembra in questo modo di fare una cosa brutta. In realtà stiamo portando in giro delle luci che vanno a essere riflesse sulla superficie. Con lo stesso pennello, così a punta, questo qua tondo, lo bagno solo nell'acqua, prendo un po' di pigmento, che è questo Vivre la Mer, e guardo la mia fotocopia dove sono le ombre. Quindi vado semplicemente a copiare le ombre già sul mio dipinto. In questo modo il colore è più tonalizzato, riusciamo ad avere una scala di scuri che non è completamente quello finale, ma che mi dà già un po' l'idea della mia tridimensionalità. Quindi devo essere bravo a non snaturare l'idea che ho della fotocopia e cercare di creare un effetto abbastanza realistico. Ricordatevi sempre che le ombre, in questo stile qua ad acquarello, quindi che sembra uno stile abbastanza sketchy, deve essere un qualcosa fatto molto gestuale, molto
veloce, a tratti impreciso, ma con una pennellata decisa, cioè deve dare l'idea di essere fatto un po' così a caso, ma un così a caso fatto bene. La precisione in questi casi è un po' il nostro nemico, dobbiamo cercare di creare un risultato che sembri molto confusionario, ma in realtà va a prendere solo tutta la parte degli scuri. Lo stesso colore vado a metterlo sia nelle parti della mia fotocopia, però un pochettino devo portarlo in giro, perché se uso un po' di colore lì, per l'idea che vi dicevo prima, devo cercare di portarlo anche un po' di qua, un po' di là. Voi non lo vedete, ma vi assicuro che un pochettino quel colore lì c'è, quindi lo vado semplicemente a buttare un po' di qua, un po' di là con una percentuale molto bassa, quindi con una acquarellatura diciamo un po' più bassa, e magari nella zona qua dei gradini vado a mettere un po' più di questo azzurro. Questo servirà per non creare qualcosa di piatto, l'opera sarà molto più contemporanea e avrà quel sapore più di un qualcosa proprio dipinto quasi in plein air. Adesso creiamo maggior dettaglio sempre con il vintage, non usiamo noi presiamo un colore ancora più chiaro e poi vi spiego il perché. Usiamo un pennello che è quello piatto della collezione, sempre che ha fatto per me il numero 7. Il pennello piatto, se viene usato in questo senso, così, va a crearmi delle linee molto fini. Quindi io qui copio esattamente l'albero com'è e vado a ricreare queste zone di rami. In base allo spessore, in base a quanto io premo il pennello, riesco a ottenere delle righe più o meno fini. Quindi con lo stesso pennello riesco a creare davvero più spessori. In più, nella parte sotto, come nella fotocopia, devo cercare di portarmi a casa qualche ombra un po' più scura. Quindi, sempre col pennello di prima, che ho fatto linee sottili, creando la pennellata di prima, quella un po' più, diciamo, spugnata, un po' più in questo modo, ottengo, diciamo, la parte sotto della pianta, quindi quella un po' più in ombra. Questo mi darà molta volumetria alla mia pianta e al disegno. Lo stesso colore lo vado a usare per intensificare di nuovo certe parti, quindi vedete il pennello si può tenere in un modo o nell'altro, in modo tale che va a riempirmi i vari punti, mi va a ricreare delle linee e soprattutto lo sfrutto un po' anche per la mia idea che ho di riportare il colore in giro nella parte della Statua della Libertà. Quindi per non lasciare che sia un azzurro troppo pieno, vado a mettere un po' del mio marrone, non dappertutto, lo doso, magari lo acquerello e cerco di fare in modo che tutta l'immagine rimanga molto calda e molto sempre in sintonia. Prendo un po' di pepe blu e cerco di fare l'ombra in questa posizione, quindi con un'acquarellatura veloce cerco di scurire tutta la zona che nella mia fotocopia è in ombra. Questo creerà maggiore rilievo e profondità. Ricordatevi sempre che il colore deve essere molto annacquato e dobbiamo cercare di metterlo solo nella zona giusta senza creare delle zone troppo coprenti. Questa sovrapposizione di tanti colori è un'ottima soluzione per creare tantissime tonalità tutte in palette. In realtà con l'acquarellatura si vanno a creare tantissime tinte che poi tra di loro formeranno un gradevole effetto ottico. Il mio blu lo porto anche adesso sulla mia Statua della Libertà
e vado a ricreare praticamente le ombre che vedo già nella mia fotocopia, cercando di portarmi già un'ombra quasi quella definitiva. Ricordiamoci che sotto abbiamo il blu, abbiamo il marrone, abbiamo tante tinte, quindi non dobbiamo coprirle completamente, dobbiamo cercare di dosare questo blu per andare davvero nella massima ombra. Alex, continua pure, non ti voglio intimorire. No, ma adesso sai cosa faccio? Una cosa che ti piace tanto, anche quando vado a fare i corsi, il dito da muratore sul pennello. Fa vedere. Prendo un po' di colore, il pennello è sporco d'acqua. Ce ne freghiamo del fatto che sul piatto il colore sia asciugato. No, perché io metto sempre un po' di Bravo. vaporizzatore sopra per evitare che diventi secco. Io faccio queste domande stupide perché sono appena arrivata, però sono stupita da quanto i colori siano reali e veritieri rispetto all'immagine iniziale. Cioè, è pazzesco, sei stato bravissimo. Ma è appena iniziato. Senti, ma fammi vedere. Faccio così, do dei tocchi sul pennello, creo Una queste moscatura goccioline. querellosa. Io questo lo vado a portare un po' in giro perché mi crea questa trama che sul bagnato poi si allarga e mi piace sempre tantissimo e sull'asciutto rimane proprio la Più gocciolina. definita. Quando qua è bagnato invece prendo più colore, quindi vado Bellissimo. proprio a creare questo effetto che poi in asciugatura si espanderà e mi serve perché dopo con i colori chiari mi darà un bel fondo. Ascolta, ma noi pensiamo da casa che solamente tu che hai padronanza del pennello, perché comunque lo utilizzi giornalmente per fare tutto quello che fai, riesci a ottenere questa cosa. A me invece il dubbio viene sempre a questo punto perché dico, sarò capace di capire quando tutti i vari strati di pittura sono asciutti ed è il momento giusto per fare quello che tu hai appena fatto rispetto all'acquarellatura, rispetto alle definiture? Cioè, dopo quanto tempo me ne rendo conto di questa Allora, cosa? io dico sempre che il miglior maestro è l'errore. Eccolo, bravo, anche la penso Perché così. alla fine se uno fa la goccia sul supporto asciutto rimane ben definita, se rimane sul supporto bagnato invece si allarga, idem con i metallici. E sto imparando cosa devo o non devo fare. Esatto. Quindi il consiglio che diamo sempre è: se non Sperimentate. sbagliate, non Bravo. potete imparare. A volte posso sbagliare io o lui al posto vostro e vi diciamo già non fate questo perché altrimenti fate un casino, ma certe volte bisogna provare. Quindi fino adesso magari vi è risultato magari facile o difficile, dipende un po' dalla vostra esperienza di vita, però dovete provare. Se non provate non capite. Vi do un altro trucchetto, dato che abbiamo lei, mi passi uno straccetto. Adesso vi faccio vedere un trucco. Questo è uno straccetto, una pezzetta asciutta. Vado a togliere la parte che non mi serve dalla mia illustrazione. Ragazzi, Quando- quindi c'è sempre un modo per tornare indietro se avete allagato troppo, allagato poco, se non vi piace, cioè nel senso che potete anche correggere. Sempre. Quando poi è asciutto magari... Comunque lui vicino al foglio e anche se vi sembra che stia allagando il tutto non è assolutamente così, perché se voi guardate sotto il piattino ha rispettato perfettamente le nuvole, quindi le parti di blu, le parti di chiaro, le parti in cui ci sono le nuvole non ci sono perfettamente identiche. Quindi sì, ripeto, la cosa più importante dopo una visione del genere di questo tutorial è mettersi subito su una tavoletta di legno che avete, la prima che trovate, a provare. Provate su qualsiasi tipo di soggetto, ma dovete provare. Vado. Grazie. A dopo. Adesso ho preso un po' di soffio, il bianco, il mio spruzzino. Dopo che ho asciugato la tavola vado di nuovo a vaporizzare, quindi creo queste micro gocce, un ambiente molto molto umido. Col bianco vado a creare le mie nuvole. Perché vaporizzo? Perché non voglio che questo bianco sia troppo forte. Voglio che si sfumi bene e cerco di andare più o meno dietro all'idea che è nella stampa. Non è completamente bianco sinistra, vedete? Quindi devo creare delle zone che funzionano e sono più o meno forti. Mi aiuto sempre con una pezza e questo mi aiuterà a togliere l'eccesso del mio bianco o con un pannetto di carta. Oltre a togliere, questo sfuma anche molto molto bene il colore. Stessa cosa di prima, io prendo il pennello, un po' intinto nell'acqua con un po' di bianco, vado a dare qualche colpo in giro. Questa è un po' la mia firma, mi piace e soprattutto mi simula un cielo di stelle. Queste parti qua non si fanno mai sul soggetto principale, ma
vengono fatti un po' come un contorno, come un qualcosa che va a regalare una texture in più a tutta la mia illustrazione. Metto un po' di bianco, che ragione sempre con gli stessi colori, ma al tempo stesso lo sporco con un po' di torta di zucca e una punta leggera di vintage. Questo colore è perfettamente in palette, rimane chiaro, scarico bene il pennello, vedete, non deve essere perfettamente miscelato, ma deve venire fuori questo, e cerco di aprire così la setola. Ok, il pennello rimane così. Questo lo uso per creare la prima parte di, chiamiamole foglie, anche se proprio non sono foglie, come se fosse qualcosa che mi detonalizza un pochettino i miei rami. Con un pennello punta al 12, se io vado a creare, aggiungo un po' di bianco, faccio ancora un altro palette, stando in tinta, quindi sempre un colore così col bianco, vado a creare delle zone picchiettando dove mi simulerà più o meno la foglia. Il trucco sta nel creare praticamente dei segni con il pennello che mi vanno a ricordare ognuno qualcosa. Questo segno qua, così puntinato, non l'ho ancora utilizzato, che va a destra e sinistra in altre direzioni. Dovete avere pazienza. Con una pezzettina sempre vado a detonalizzare questi puntini che io ho fatto. In questo modo saranno meno forti, si andranno un po' a mischiare e avrò creato questo effetto un po' più che va insieme. Ora che ho fatto questo passaggio vado di nuovo sul mio torta di zucca, lo sporco con un po' di vintage, quindi ottengo questo marrone arancio e vado a creare queste zone delle foglie. Sempre nel modo di prima vado a do delle pennellate pensando a com'è proprio il senso della foglia. Ricordatevi sempre ogni tanto di creare delle zone un po' più fitte perché le foglie si condensano in certi stati e poi diventano un po' più libere. Quindi sempre create una zona di picchiettature dove il colore va a intensificarsi e poi si allarga. Adesso col mio nero di prima, questo per la linea dell'inizio, vado a creare delle linee che sono quelle definitive, dove c'è la maggior ombra, quindi qua mi devo solo impegnare non a fare i contorni, ma proprio a cercare dove c'era maggior ombra possibile, quindi vado proprio a creare l'ultimo passaggio, non deve essere ovunque, ma mi deve creare una sensazione di rifinito, di tutto a posto. Qua non avevo i dettagli degli occhi, quindi magari posso fare l'occhio. Ora cerco di rifinire solo la parte, diciamo che non devo fare grandi cose, ma solo l'ombra. Quindi vado a intensificare la zona molto in ombra. Intingo il pennello nell'acqua e nel mio bianco in modo tale che non sia bianco puro e vado a creare praticamente l'ultima parte delle luci. Quindi tutta la parte che in teoria rimane in mega luce la tiro fuori adesso. Ricordatevi che il soffio non è un bianco coprente, quindi la meraviglia di questo colore è che mi va a creare delle luci
dove posso davvero essere tranquillo e passare anche più volte. In questo modo si andranno a amplificare tutte le zone dove naturalmente c'è la luce, tutte le zone dove hanno un pochettino di luminosità le vado a tirare fuori con queste pennellate veloci, e la stessa cosa però, oltre che sulla statua, devo anche riproporla sul mio monumento della base, quindi vado dove vedo la parte in luce a ricreare queste zone. Il bianco diciamo che è l'ultima fase, quella in cui rifinisce un po' tutto il lavoro, perché schiarisce e dà la possibilità di far vedere magari i dettagli che arrivano solo in questo momento. Lo uso anche per gli scalini per dare giusto qua e là qualche tocco, e poi con un pennello a punta, che è questo, intensifico di nuovo le zone col bianco. Quindi l'ennesimo passaggio dove vado a dare semplicemente più bianco con un po' di acqua. Mi aiuto sempre con una pezza, qua soprattutto perché so che avrò la scritta, e vado a eliminare l'eccesso di colore. Con il Paper Blue adesso vado a riempire la scritta, quindi con molta pazienza vado semplicemente a ricreare la mia scritta. Nel mio caso, per il mio stile, non mi interessa che la scritta sia perfetta, perché a me piace proprio un qualcosa che sembri proprio dipinta a mano con un pennello. Mi aiuto sempre però con la matita prima a disegnarla, perché almeno ho i confini ben definiti. Alex, mi piace molto, è molto realistica rispetto alla foto, mi piace. Allora ho fatto questo effetto acquarello, ho ripreso le righe, adesso praticamente col nostro protettivo satinato della collezione Marron Glacé andiamo a fare un effetto. Allora, io in genere metto sempre protettivo satinato ovunque. Questo è diluito, lo dico solo perché a casa poi chiederanno sicuramente nelle domande. Diluito però 10%. Poco, sì, poco. Ovviamente deve essere talmente asciutto il fondo che il protettivo non deve assolutamente, diciamo, far spostare eventuali colori. Quindi prima di fare questa cosa ricordatevi che deve essere asciuttissimo il fondo. Seconda cosa, ricordate anche che deve essere un po' veloce questo procedimento. Vedete, lui non ci pensa troppo, prende, spalma, adesso si sta lisciando come vedete per dare una bella uniformità in modo che non ci siano segni, però ci ha messo meno di un minuto. Non potete metterci troppo perché altrimenti vi andate a inumidire i colori sottostanti e li spostate. Assolutamente, sempre. E poi adesso? Il trucco, quello che piace a me, prendiamo un goccio di Marron Glacé, non possiamo fare il contrario perché sporcheremo il protettivo. Da qua, adesso scarichiamo il pennello, io qua la mia fotocopia, col pennello sporco vado a creare una sorta di anticatura sul marrone nelle parti di quel Sembra quasi come se fosse una vecchia foto ingiallita un po' nel tempo. Sì, a me piace sempre dare un po' di questo Marron Glacé perché dà profondità molto al mio lavoro. Non bisogna esagerare perché è un qualcosa che va a essere messo solo nei contorni, si può rimuovere volendo con un pannettino se uno esagera, e poi soprattutto lo uso anche per colorare certe zone. Quindi, dato che io volevo ottenere questo verde acqua, e il Marron Glacé mi piace tanto sui blu, fa un po' questo effetto vignettatura delle foto antiche, sì, vero? Dove c'è un focus centrale e la parte contrastante con il sogno, esatto, con quello che era e quello che è stato. Mi piace moltissimo, sembra quasi una vecchia foto della Statua della Libertà in autunno, quando le foglie perdono, no, quando gli alberi perdono le foglie. Bello, mi piace. Guarda, adesso metto Marron Glacé qua sotto, sempre stendendolo un po' così, vado a creare questo giallo che mi va a dare ancora più profondità, non sul bianco. Le foglie sono ancora più realistiche. Alex, allora a noi piace tantissimo questa prima bozza. Grazie. Perché tu devi farne ancora due. Sì.
E sullo quindi stesso se stile. loro vogliono vedere gli altri due monumenti in questo stile e vogliono vedere anche l'altra tecnica che tu ci proponi per gli altri monumenti, devono fare attenzione e tornare giovedì prossimo per il nostro tutorial. E ci sarà un altro video con un'altra tecnica molto più pittorica, molto più materica, meno acquerellata. Questa sarà una grande sorpresa. Quindi non possono dire di aver visto questo e aver visto tutto, perché non è così. Settimana prossima vedrete un altro tutorial con un'altra tecnica, ma ci sarà a fine tutorial il riassunto di tutti i 5 monumenti creati da Alex. Quindi se volete vedere la fine di questo progetto fatto con lui, dovete assolutamente guardare il prossimo tutorial. Li salutiamo? Grazie. Assolutamente. Ciao a tutti.